Salve a tutti ragazzi, ci troviamo alla seconda tappa del nostro viaggio in Egitto, in Mar Rosso, e oggi vi voglio però raccontare dei nostri primi 10 giorni trascorsi ad Utopia Beach Resort, un resort che si trova a una quarantina di minuti dall'aeroporto di Marsalam. E tutti i video che troverete su questo canale non saranno una video recensione ma un semplice racconto della nostra esperienza di viaggio. Parlo al plurale perché a viaggiare saremo sempre io, Matteo, mia moglie Emilia e i nostri due bimbi piccole pesti, Filippo di 3 anni e Nicole che adesso a aprile 2023 ha 14 mesi, quindi è ancora fresca fresca di mondo. Quello che porteremo sul nostro canale è sicuramente un approccio al viaggio che tiene sempre in considerazione la serenità dei nostri bimbi, e quindi tutti questi video sono rivolti sia ai viaggiatori, a tutti coloro che amano viaggiare, ma soprattutto alle famiglie e a tutti coloro che viaggiano con i propri bimbi e adolescenti. Per questo primo viaggio, dicevo, abbiamo scelto un primo approccio super soft alla vacanza, niente zaini in spalla, viaggio alla portata di 4 ore e mezza di volo, e quindi tutto, insomma, un primo svezzamento per noi e anche per i nostri bambini dopo 3 anni di pseudo interruzione completa di viaggi, un po' per la pandemia, un po' per le 2 gravidanze ravvicinate di mia moglie. Partiamo subito quindi con questa video non recensione di Utopia Beach Club. Anticipo già che viaggeremo sempre senza, organizzando tutto in autonomia. Mia moglie è molto brava a far questo, è molto brava a trovare delle super offerte e ad organizzare sempre viaggi in sicurezza. Diciamo che tutte le volte che prenota lei le nostre aspettative non sono mai state deluse. Le poche volte dove ho messo becco io o piuttosto che ho dato un mio consiglio, spesso abbiamo cannato, quindi diciamo che d'ora in avanti sarà sempre mia moglie ad organizzare. Come abbiamo organizzato questo viaggio? I primi 10 giorni abbiamo prenotato molto semplicemente attraverso Booking, e il periodo è abbiamo viaggiato proprio nella settimana di Pasqua. Prenotando con largo anticipo è sicuramente possibile risparmiare. Se dovete viaggiare a Pasqua, nel periodo di Pasqua, che normalmente non è uno dei più economici, il nostro consiglio è quello di prenotare a dicembre dell'anno precedente. Prenotando in autonomia, viaggi, quindi volo aereo per tutta la famiglia, dove la piccola paga solo le tasse e Filippo, che ha 3 anni, pagano un biglietto pieno, però comunque deve avere il suo posto, e il volo per mamma e papà, transfer inclusi da e per l'aeroporto quando siamo arrivati a Marsalam, e alloggio all inclusive abbiamo speso meno di 2000 euro. Abbiamo prenotato tutto attraverso Booking, mentre per i voli aerei il nostro consiglio è quello di guardare su Skyscanner quali sono le compagnie aeree che propongono la tratta e quali sono più economiche sulla carta, per poi prenotare direttamente con la compagnia aerea. Naturalmente, viaggiando con i bambini, noi abbiamo bisogno almeno di un bagaglio grande in stiva per portare pannolini, medicine e quant'altro. Per il resto direi che si può viaggiare tranquillamente per tutto il resto con degli zaini piccoli, un bagaglio a mano a testa, ecco. Chiuso il capitolo organizzazione, il secondo punto è sicuramente la location. Utopia Beach Club si trova a 40 minuti dall'aeroporto di Marsalam ed è un posto assolutamente incantevole. Ci siamo sentiti fin da subito accolti sia dall'ospitalità delle persone locali che dalle persone che lavoravano dentro il resort. Il resort, diciamo che non è un resort enorme, quindi non è un villaggio di quelli giganteschi dove ci si perde, è molto ben distribuito ed è assolutamente agile per muoversi con i passeggini, quindi questa è una cosa che abbiamo apprezzato fin da subito. Ci siamo un po' spaventati all'inizio perché quando ci hanno presentato la nostra camera ci hanno fatto fare tutto un giro super astruso con le scale per tagliare un po', diciamo, i tempi e arrivare prima, e al momento ci siamo guardati come per dire: ammazza, se dobbiamo fare avanti e indietro tutti i giorni su queste scalinate e arriviamo alla fine della vacanza tutti con la schiena distrutta, soprattutto mamma e papà. Invece poi, insomma, esplorando un po' ci siamo resi conto che ci sono rampe ovunque, proprio per allungando la strada un po', ma per potersi muovere con estrema tranquillità in tutto il resort con i passeggini. Della location cosa ci è piaciuto particolarmente? Sicuramente la spiaggia.
Questa è una cosa non comune in Egitto e non comune a Marsalam, la possibilità di entrare direttamente dalla spiaggia e trovarsi subito immersi in un acquario a cielo aperto, dove poter nuotare con estrema tranquillità, protetti anche dalla barriera corallina e dalle principali correnti, anche nei giorni in cui il vento è particolarmente forte. I bambini si sono trovati subito a proprio agio, perché il posto è estremamente tranquillo, l'animazione c'è ma non è invadente, e la possibilità di entrare, ecco, dal mare con i bambini piccoli, dal nostro punto di vista, sull'intera vacanza doveva essere un must have, almeno per una decina di giorni. Questo per consentire anche a loro di fare il bagnetto in mare e non soltanto in piscina, soprattutto perché, come vi dicevo poco fa, veramente appena immersi ci troviamo in un acquario. Considerate che io con il grande, con Filippo che ha appena 3 anni, l'ho attrezzato con un giubbottino di quelli, diciamo, galleggianti. Ha voluto a tutti i costi anche lui affittare le pinne, perché ha visto mamma e papà con le pinne, quindi a suo modo si è vestito anche con queste pinnette per sentirsi un po' più sicuro in acqua. Aveva la sua maschera al boccaglio e portandomelo in spalla, diciamo, lui era autogalleggiante, non avrebbe avuto bisogno di me, ma naturalmente sono i suoi primi bagni, non ha mai fatto corsi di nuoto, eccetera eccetera. Ci siamo addentrati in questi canyon sottomarini pieni di coralli, ha visto anche lui tantissimi pesci, era esaltatissimo. Ci siamo divertiti tantissimo e contro ogni nostra aspettativa siamo riusciti a fare tantissimi bagni in mare anche col piccolo. Sicuramente della location abbiamo apprezzato tantissimo l'estrema cura di tutta la parte floreale del resort. È pieno di giardinieri che lavorano tutto il giorno per mantenere la struttura in buonissime condizioni, ma soprattutto anche tutte le zone, le aree verdi estremamente curate. Un aspetto apprezzato da tutti è stato proprio il reef. Verrete catapultati in tempo zero, veramente tuffandovi dalla spiaggia in un universo variopinto che prende vita ad ogni onda, quindi il nostro consiglio spassionato è quello di fare tantissimi bagni, di evitare possibilmente la piscina, anche se sappiamo che con i bambini ogni tanto anche quello diventa un luogo di così incontro, e quindi può essere una bella variante nelle giornate magari estremamente ventose. Con il tempo ci siamo trovati benissimo, ci sono state giornate un po' più ventose di altre, ma devo dire che la barriera corallina aiuta i bagnanti a non farsi risucchiare dalle correnti a volte fortissime, soprattutto quelle all'esterno, e a nuotare costantemente, ecco, in sicurezza. Quindi barriera corallina super approvata, abbiamo visto tantissime specie coloratissime, e eravamo io e mia moglie, io e Emilia, stati in viaggio di nozze alle Maldive, e devo dire che snorkeling qui in Mar Rosso non ha nulla da che invidiare a quello perlomeno dell'isola dove siamo stati noi in passato alle Maldive. Consigliamo sicuramente di provare anche la spiaggia di Utopia, già il nome, diciamo, è un po' una garanzia. Un altro punto chiaramente che dobbiamo trattare è la camera. Noi ci siamo trovati bene con la camera che avevamo, diciamo, prenotato, avevamo la nostra vista mare, la spiaggia veramente a 3 minuti o meno a piedi, e quindi devo dire che nel complesso andava benissimo. Poi abbiamo passato veramente pochissimo tempo in camera, eravamo naturalmente tutto il giorno fuori. Adesso, insomma, vi mostrerò qualche immagine, ma era dotata di tutti i comfort minimi necessari per insomma, ospitare una famiglia con 2 bambini. Noi non ci siamo fatti portare neanche il lettino, perché abbiamo deciso di fare un po' uno strappo alla regola e dormire tutti e 4 nel lettone durante questa vacanza, e devo dire che il letto era sufficientemente spazioso. I ragazzi che si occupavano della pulizia erano veramente favolosi, e ci hanno sempre fatto trovare delle piccole sorprese, dei piccoli origami, chiamiamoli, fatti di asciugamani, per così stupire anche i bambini tutti i giorni al rientro. E devo dire che la posizione della nostra camera era ottima. Sicuramente un punto poi da trattare è la sicurezza. La sicurezza in Egitto è un paese, non siamo nel terzo mondo, è un paese dove l'accoglienza è eccezionale,
e bisogna semplicemente stare attenti un pochettino a quello che si mangia, non perché il resort sia sporco, il cibo sia sporco, ma perché non abbiamo un intestino abituato anche a certi batteri piuttosto che a una certa tipologia di cucina, e quindi il nostro consiglio in termini di sicurezza è portarsi lo stretto indispensabile per eventuali otiti dei bambini piuttosto che piccoli intestinali, magari partire una settimana prima con un bel ciclo di antibiotici, così ci si copre un po' più o meno per l'intero periodo senza rischiare che vengano dissenterie piuttosto che attacchi di vomito. Ecco, un consiglio è quando entrate in acqua mettete sempre delle scarpette, i sandaletti o le scarpette di gomma, per evitare che se erroneamente toccate un corallo, e mi raccomando non state in piedi sui coralli perché è vietato in primis, ma è anche pericoloso, quindi sia nel rispetto dell'ambiente che insomma per vostra sicurezza state attenti e i coralli non toccateli. Le scarpette sono una protezione extra in caso voi erroneamente camminiate su uno dei coralli nell'uscire dalla spiaggia piuttosto che mentre nuotate. Sono delle boe che indicano dove i coralli sono un po' più bassi. Alta e bassa marea in questo resort non l'abbiamo sentita più di tanto, però quando c'era bassa marea in alcune zone bisognava stare un po' attenti e farsi trasportare dalla corrente per evitare di grattare così sui coralli. Quindi sulla sicurezza, a parte questo, noi devo dire che ci siamo sentiti, siamo in un resort, non siamo nella Bambagia, e ci siamo sentiti estremamente protetti, estremamente tranquilli tutto il tempo. Ecco, una volta arrivati in aeroporto fate i controlli. Il consiglio, se prenotate in autonomia come abbiamo fatto noi e non attraverso un'agenzia, è quello sicuramente di non farvi abbindolare da chi vi propone il visto più veloce eccetera, perché la coda, quella standard per fare il visto, se lo dovete fare da soli, è veramente velocissima. Nel giro di pochi minuti abbiamo compilato i piccoli documenti che ci chiedevano di compilare per tutta la famiglia e preso tutto il visto con $25 a testa contro i 35 dei, diciamo, passatemi il termine, bagarini degli stand limitrofi che promettevano questa fast track, che poi fast track non era. Quindi se non avete prenotato tramite agenzia, una volta che entrate nell'area dove bisogna compilare il visto, mi raccomando chiedete del baracchino ufficiale, che è quello, perlomeno adesso a Marsalam era quello subito all'ingresso sulla sinistra. Noi ci siamo presi, se questo può servire, non è tanto a tema sicurezza, ma ci siamo presi una piccola SIM card per sia una mia moglie, perché io dovevo comunque lavorare. Abbiamo chiesto, su consiglio di una nostra amica egiziana, quale fosse la compagnia che prendeva meglio e anche più, diciamo, economica rapporto qualità-prezzo, e siamo andati per Etisalat. Tutti appena vedono che siete italiani vi provano a proporre ovviamente Vodafone. Le offerte che hanno fatto a noi, devo dire che Vodafone, a parità a quanto pare di infrastruttura che gestisce la rete e di qualità del servizio e di numero di giga che offriva, costava quasi il doppio. Quindi andate per Etisalat, che è la loro, Etisalat si chiama, poi magari ve la linkiamo qui sotto, che è la loro compagnia principale qui in Egitto. Un altro aspetto secondo noi importante da trattare è quello legato alle gite, chiamiamole fuori porta, ovvero tutte le gite al di fuori del resort. A noi ne hanno proposte tantissime senza insistere, semplicemente perché hanno visto che eravamo interessati ad approfondire, e ci hanno proposto Luxor, ma non ce la siamo sentiti perché era un po' un viaggio della speranza. Considerate che bisognava fare una levataccia alle 4 di mattina, 4 ore di viaggio all'andata, se tutto va bene 4 ore al ritorno, tutto il giorno, diciamo gran parte della giornata in macchina. E onestamente, benché ci ispirasse tantissimo la possibilità di andare a Luxor, abbiamo pensato di posticipare questa cosa a un futuro da definirsi, quando i bambini saranno più grandi, quando saranno in grado di godersela di più. E propongono tantissime gite, diciamo, dove si può andare a fare il snorkeling, e io onestamente questa volta abbiamo deciso di non farle, e ancora una volta per i bambini, anche perché sennò io e mia moglie avremmo dovuto fare a turno per fare i bagni eccetera eccetera.
ma abbiamo pensato insomma a questa cosa di escluderla fin da subito, perché ci siamo resi conto che entrando dalla spiaggia eravamo veramente già in un acquario cielo aperto, e quindi ci sembrava un po' sprecato dover prendere una barca e muoverci, magari occupare metà giornata per andare a fare snorkeling. Ecco, l'abbiamo fatto quotidianamente entrando dalla spiaggia. Per quanto riguarda la gita fuori porta che abbiamo fatto, alla fine abbiamo scelto un super safari, qui lo chiamano così, che è una gita dove inclusi avevamo praticamente un viaggio nel deserto roccioso, diciamo a una mezz'oretta dal resort con la jeep, visita al villaggio dei beduini, che non abbiamo ben capito alla fine se fosse un villaggio autentico o no, però devo dire i ragazzi che erano lì erano estremamente gentili, è stato molto carino anche per i bambini, perché ci hanno fatto fare dei giochi di logica mentre ci hanno servito il loro black tea, il loro tè, e mi hanno fatto provare il narghilè. Ecco, è stata un'esperienza carina, comunque condivisa con i locali. Inaspettatamente ci hanno fatto fare, e poi magari su Instagram posteremo delle foto, anche un piccolo percorso sui cammelli tutti insieme, io insieme a Filippo e Nicole con mia moglie Emilia nello zainetto, e i bambini devo dire che erano estasiati da questa esperienza che ha stupito e meravigliato anche noi. Conclusasi diciamo la visita al villaggio dei beduini e questa piccola parentesi sui cammelli, siamo ritornati alla base e abbiamo fatto una motorata con i quad al tramonto sul litorale, anche quella una cosa bellissima. Mi raccomando, portatevi una felpa, perché io ho avuto la bella idea, nonostante i consigli di Emilia, di farla in maglietta, e sono stato poi 3-4 giorni con la tosse e il naso chiuso, cioè l'unico sfigato che anche in Mar Rosso riesce a prendersi il raffreddore. Se voleste fare safari, un super safari piuttosto che una gita, chiedete di Mimo, che è il ragazzo che si occupa appunto dell'organizzazione delle gite, è una sua compagnia. Ci siamo sentiti fin da subito sicuri, perché è un ragazzo spontaneo e genuino che non voleva spingerci nel comprare qualcosa a tutti i costi. Ci ha consigliato una giornata dove faceva caldo ma non caldissimo perché era ventilato, e questo ha aiutato ovviamente anche i bambini a godersi di più l'intera esperienza. Quindi assolutamente chiedete di lui, perché è veramente un grande, è bravissimo. Se prenotate invece attraverso Vera Club, cosa che io onestamente non mi sento di consigliarvi, perché visti i prezzi diciamo che praticamente il trattamento che hanno i ragazzi di Vera Club è un po' preferenziale rispetto a chi si organizza in autonomia. Ci sono magari delle attività extra un po' più organizzate nel corso della giornata, per dire, se volete lasciare i vostri bambini tutto il giorno nel kindergarten, che è la loro sorta di asilo animazione, potete farlo. A noi questa cosa non interessava particolarmente, perché volevamo goderci con i nostri bimbi questa vacanza. Quando saranno più grandi forse potrebbe essere comodo un servizio di questo tipo, ma vi anticipo che doveva essere incluso anche per noi che viaggiavamo con la sezione internazionale del resort. Così non è stato, perché a quanto pare, a detta loro, era in ristrutturazione, secondo me non erano proprio organizzati anche a livello proprio di assicurazione eccetera, per poter curare i bambini degli altri. Però ecco, ripeto, quella è un'esigenza personale, a noi questo non interessava. L'unica differenza extra era il ristorante, che era diviso parte italiana da parte internazionale. Noi eravamo nella parte internazionale, dove forse i primi piatti erano un po' meno buoni, ma poi confrontandoci con i ragazzi che avevano prenotato con Vera Club, diciamo tutta la parte di piatti un po' più internazionali erano comuni ai due ristoranti, quindi anche lì giustificare una differenza di prezzo così sostanziale rispetto a prenotare in autonomia o tramite agenzia, secondo me non è personalmente possibile. Poi se uno ha i soldi da spendere, vuole sbattersi per prenotare, per magari fare i visti da soli, per prenotare gli aerei eccetera, che si rivolga tranquillamente a loro. Però onestamente abbiamo conosciuto persone che a testa spendevano più, per una settimana spendevano
quanto o più rispetto a quanto abbiamo speso noi per insomma l'intero periodo in 2 resort. Adesso faccio una breve, un breve riassunto di quelli che sono gli orari dei ristoranti. Considerate che la colazione inizia alle 7 di mattina e la prima colazione finisce alle 9:30, poi c'è diciamo una colazione intermedia, late breakfast, fino alle 11, un po' meno abbondante, dove però si può bere tranquillamente un buon caffè con un cornetto. Per quanto riguarda il pranzo parte prestissimo, parte a mezzogiorno, no, mezzogiorno e 30 per poi chiudersi alle 14:30, stessa cosa la cena, primo diciamo tavolo aperto, fra virgolette, 18:30 di sera, la cena si conclude poi alle 21. E ci siamo dovuti adattare un po' a questi ritmi per la gestione dei pasti principali. Il più delle volte non vi nascondo che abbiamo deciso di buttarci sul comfort food, sugli hamburger, patatine fritte, la pizza e spesso anche il pane arabo, che era una delle poche cose veramente ottime secondo noi. Pane arabo tra l'altro talvolta condito con l'aglio eccetera eccetera, con le loro spezie, molto buono. E spesso ripiegavamo ecco, sul baretto che dava sulla piscina limitrofa alla spiaggia, perché ci sono 2 piscine principali nell'intero resort. Quella limitrofa alla spiaggia faceva, collaborando diciamo col barettino di fianco in veranda, faceva queste pizze, il pane arabo e insomma questi panini, questi hot dog piuttosto che questi hamburger surgelati, sicuramente di bassa qualità ma estremamente vitali per risparmiare un po' sui tempi. Quindi il più delle volte abbiamo veramente ripiegato su questo, stando attenti un po' a non esagerare con i bimbi, ovviamente con il fritto, con queste cose che sono, cioè anche a noi piace farli mangiare bene. Ecco, tatticamente ogni tanto gli abbiamo dato riso in bianco, anche perché apprezzano sia Nicole che Filippo, Filippo un po' meno il riso, però riso in bianco e pasta in bianco. Mi raccomando, chiedete ai cuochi di non condirli con l'olio di semi di girasole, che è un obbrobrio, è una cosa immangiabile. Chiedete la gentilezza di non condirveli, piuttosto di mettere solo un po' di pomodoro, oppure di lasciarveli in bianco e ve li condite voi con tutti i condimenti che lasciano per l'insalata, cioè hanno il pepe, hanno il peperoncino, hanno l'olio d'oliva eccetera. Se chiedete di condirvela loro, invece dell'olio d'oliva vi mettono l'olio di semi di girasole, che insomma da italiano è un po' da orticaria. Il cibo non è stato l'aspetto più entusiasmante, anzi, però devo dire che tutto il resto ci ha fatto dimenticare quello che non abbiamo trovato in cucina, ecco. E quindi secondo me per 10-15 giorni all'anno, anche se non si mangia in modo estremamente controllato, equilibrato, bilanciato, e anche se non c'è una gran varietà, insomma ce la si fa andare bene. Ritornando invece al discorso bimbi, i bambini sono stati estasiati dall'inizio alla fine, non abbiamo avuto episodi di diciamo mal di pancia insopportabili, piuttosto che insolazioni. Siamo riusciti a gestire tutto molto bene. Munitevi, se avete bimbi piccoli, però mi sembra ovvio, di cappellini per coprirli dal sole e un po' dal vento, asciugate bene le orecchie, se no otite assicurata. Mi raccomando, se viaggiate in autonomia fate un'assicurazione di viaggio, perché ad Utopia c'è una clinica estremamente responsive, gentilissimi, però doveste averne mai bisogno dovete voi anticipare chiaramente il prezzo della prestazione, che spesso è altino, e se non siete assicurati tutto il servizio è a vostre spese, mentre se siete assicurati a meno di franchigia diciamo che rientrate almeno nel costo. E la piccola, che ha 14 mesi, devo dire che riusciva a farsi i suoi sonnellini in spiaggia. Filippo un giorno sì un giorno no, perché era troppo esaltato, eccitato, quindi c'erano giorni in cui non riusciva veramente a chiudere occhio nonostante fosse stravolto. E la piccolina Nicole ha imparato qui a fare un po' i suoi primi passi. Prima di partire aveva incominciato a fare dei passettini e qui si è proprio lanciata con la spiaggia, insomma si sentiva libera di poter cadere ogni 2x3, e devo dire che è stata una bella scuola di vita. Anche con lei stavamo proprio sulla battigia, dove le onde si infrangono con la spiaggia, e passava le ore veramente a chiacchierare con le ondine, a prendere i suoi sassolini, i suoi corallini dalla spiaggia, tutta contenta.
e ha scoperto come semplicemente salutando riusciva a attirare l'attenzione un po' di tutti, dei locali e degli altri turisti. Abbiamo visto un cambiamento eccezionale rispetto all'inizio, dove era timidina, non voleva insomma incrociare lo sguardo di nessuno, alla fine salutava tutti, si è ruffianata a metà resort. E così il grande, perché è un patatone, devo dire che si è trovato benissimo con anche tutta la parte di animazione serale, baby dance, destinata ai bambini un po' più grandi. C'era sempre questo spettacolino alle 8:30 dopo cena dove potevano partecipare tutti i bimbi, e dove per una mezz'oretta, 40 minuti delle animatrici estremamente carine, disponibili, ti intrattenevano sul palco facendoli ballare, facendogli fare delle danze, dei piccoli canti insieme, eccetera eccetera. Sicuramente ci teniamo a nominare Dasha, che è una ragazza ucraina che abbiamo conosciuto, che faceva parte dello staff internazionale di Utopia, perché si è, diciamo, presa cura di noi, ci ha preso subito a cuore e ci ha dato un sacco di consigli per vivere la nostra vacanza al meglio, ma ha anche in molte occasioni intrattenuto di sua spontanea volontà i nostri bambini, e ci ha fatto anche un regalo stupendo verso fine vacanza a me e ad Emilia, ovvero ci ha tenuto per un'oretta e mezza sia Nicole che Filippo, dandoci l'opportunità di fare un bagno insieme. Ecco, la possibilità di immergermi con Emilia era una cosa che mi mancava dal viaggio di nozze, e non ci speravamo, e devo dire che ci è stata regalata questa sorpresa a fine vacanza, che veramente è stata un po' la ciliegina sulla torta. E da Viaggi con Bimbi è tutto, il nostro motto sarà Let's Travel Together, dove together è noi insieme a voi, ma soprattutto voi insieme ai vostri bimbi, e non fatevi mai spaventare dalla possibilità di fare dei viaggi anche un po' distanti da casa insieme. Su questo canale vi porteremo tantissimi viaggi in futuro, e vi anticipo che ci sarà un viaggio bellissimo tra agosto e settembre in Indonesia. Qui in Egitto abbiamo voluto fare un piccolo svezzamento sia per noi che per i nostri bambini. Secondo noi la possibilità di far vivere ai nostri bambini delle esperienze, e delle esperienze che siano condivise con la propria mamma e papà, è estremamente importante. Sicuramente un'esperienza che si porteranno dentro nel cuore quando diventeranno più grandi, anche se adesso sono molto piccoli, e consente a noi adulti di ridimensionare un po' quali sono le priorità, di rivivere delle esperienze che rimanevano così assopite nei ricordi della propria infanzia, e devo dire che ci sentiamo arricchiti da questa vacanza insieme. Non vediamo l'ora di programmarne di altre, sperando di avere, ecco, l'opportunità a breve di ritornare in Egitto, e forse, perché no, a Marsalam. Magari nei prossimi anni sperimenteremo anche Sharm el Sheikh, Hurghada, che sono le mete un po' più battute un pochettino dal turismo. Questo perché ci piace l'idea di fare ogni tanto anche una vacanza che sia tale, e non soltanto girare con lo zainetto dalla mattina alla sera, che diventa stancante per noi, ma chiaramente anche per i bambini. Quindi let's travel together, fatelo sempre chiaramente in sicurezza, soprattutto quando si fanno dei viaggi di questo tipo al resort. Basta veramente un po' di buonsenso per vivere la propria vacanza al meglio. A presto, e un saluto, alla prossima e al prossimo video.